Giuse, stasera orologi Complicati, tipo piccolo lord. tipo piccolo Lordi. Stasera Infatti è è mia serata. È È la mia contento, ma... serata. Sì. E chi ci abbiamo con noi a spiegarli? Il mitico. Se non altro il I mitico ricercatori. Silvio, il ricercatore, ma perché c'ha alcuni degli orologi complicati più belli secondo me. Due secondo me sono tra i più belli in assoluto. Comunque anche la sua moglie dice che è complicato. Quindi quello è vero, infatti. effettivamente siamo tranquilli. Però Silvio. dice che gli Che ha manca il bisogno di una crono. revisione. Ti manca il Il crono. Dice che gli manca il crono. Quindi È vero. raccontatemi perché qui... Quindi niente. Non è il tuo campo. No, il discorso che si faceva prima è giusto, questo è rifallo perché è giusto. No, che Nella storia dell'orologio è nella importante. storia dell'orologio accanto all'orologio, qui si parte già anche dall'orologio da tasca, comunque si è esteso poi nell'orologio da polso, accanto alla misurazione del tempo ore, minuti, secondi, quindi l'orologio classico per eccellenza, quindi Sì, tipo questo. Pulito, tutto questo, semplice. pulito, semplice, l'uomo ha cominciato ad aggiungere delle misurazioni del tempo più brevi e più lunghe, più brevi nella cronografia. Ore, minuti, secondi, c'è il cronografo che ti registra ogni giro un minuto e 10 secondi e 20 secondi, con totalizzatore di mezz'ora, un'ora, eccetera. Accanto a quello, per i tempi invece molto più lunghi, giorno della settimana, datario, quindi del mese, il mese e addirittura anche la fase lunare. Quindi le complicazioni massime Che che potevi trovare praticamente sono la fase lunare è un altro orologio perché il ciclo della luna certo, ha 28 giorni, quindi 28 giorni non segui quelli dei 31 giorni, quindi no, devi avere una ruota che abbia 28 28 giorni. In Quindi realtà cassa 28 e mezzo, più però. alta. Cassa più alta, Generalmente sì. Sì, poi devi aggiungere un treno di ruote perché... Generalmente sì. Sì. la pioggia. Sì. Sì. No, il problema è anche che, diciamo, la funzionalità di questi orologi, e si parla ora attualmente di manuali, quindi orologi a carica manuale, che sono poi la stragrande maggioranza nella prima parte, diciamo, dell'orologeria da polso, e l'aggiunta di tutte queste complicazioni comportava dei meccanismi che fossero veramente perfetti, perché te su un orologio di fabbricazione mediocre non potevi aggiungere tante complicazioni perché altrimenti non riusciva a portarsele avanti. Cioè c'era bisogno di una qualità meccanica un po' superiore, tant'è vero che era al vanto di tante marche. Poi però se si va a ben vedere, intorno agli anni 50 il boom del datario e anche della fase lunare arrivò un po' agli apici. La Universal era forse la marca che era più in assoluto più avanti, ma anche altre marche, ma anche la Breitling, se ne è parlato anche l'altra volta, anche la Breitling aveva il Datora che era un modello che aveva L'hanno rifatto? tutto. Sì, È un L'ho rifatto è un gran bel l'hanno orologio. anche rifatto. Che sembra il Patek quello in produzione, il 5270p. L'altra che è volta petuale. quando avete fatto, ora vi apro una C'è il parentesi, 5270. avete fatto quella bella trasmissione su Con Breitling. Breitling. Breitling merita veramente l'attenzione dei collezionisti e questo lo dice uno che Breitling l'ha sempre un pochettino snobbato. Però Breitling ha fatto degli orologi, come diceva giustamente Peppe, è Mirati. nota e famosa per i cronometri, eccetera, Certo. eccetera, gli orologi d'aviazione, insomma, per queste cose qui. Però ha fatto degli orologi che sono, secondo me, grandiosi. Uno fra questi, che è una vita che inseguo e che inseguirò finché campo, tanto la vita... No, ma sai che ti dico, Peppe, la vita del collezionista è bella anche Ma inseguirla, è la bella anche cosa. per quello che se trovi Senza tutto subito, ottenerla, se trovi tutto subito, in certo. un anno hai finito la collezione. Esatto. Che si chiama, io purtroppo non ce l'ho, comunque si trova anche sul web, il Transocean, non l'ultimo fatto degli anni 60, quello degli anni 50, che è un orologio in cui io, anche se non c'entra nulla con stasera, spendo volentieri due parole perché è un orologio secondo me storico, per il semplice fatto che è nato negli anni 50, che erano gli anni post bellici, e dove c'era una speranza nelle persone del lusso. Tanto è vero che se voi guardate, c'erano delle automobili in quegli anni lì, una per fare un esempio, la 1100 lusso, Fiat, che aveva dietro degli stemmi presi da idee americane, con una specie di freccia e una cosa tonda. L'orologio, il Super Ocean, c'ha quella stessa grafica. Ed è di una, se vi capita di vederla, è di una bellezza quell'orologio. È un orologio che se lo trovate in buono stato
costano in quadrini, più sa No, certo. più sa che il È bracciale. anche raro, Molto anche se raro, ce ne sono molto tanti di raro. quel modello. Comunque Breitling ha fatto veramente delle belle cose. Erano quelle marche che facevano normalmente, diciamo, orologi un po' mirati al mercato. La Universal, la Breitling, tutte marche piuttosto Sì, però parliamo poco chiaro. conosciute oggi. Parliamo chiaro, Peppe, quando noi abbiamo cominciato, non si dice gli anni perché sennò mi piglia male, Breitling, se lo trovavi, Lo scartavi. No, a poco. poco. Ma se lo scattavi, però ma guarda, costava- ti voglio dire una cosa, Silvio. Io ho un catalogo di un'asta dell'83 dove questo orologio qui, cioè il Tricompax della Sì, Universal, costava in lira italiana, ai tempi c'era la lira italiana, tanto quanto un crono Patek Philippe. Sì, è vero. C'è la differenza di 500.000 lire. In quell'asta lì, Hasbro Feldman, 1983 novembre mi sembra, questo orologio qui ha fatto 500.000 lire meno su 4 milioni, questo costava 3 milioni e 600 e l'altro 4 milioni, Tantissimo. del crono Patek Philippe, Vai il 1518? no, No, crono Patek 130. Philippe, il 130 classico, gli ma era piatta, cassa Calatrava. ma oh, Ma Però ora, oggi quell'altro vale 10 volte questo. Sì. Voglio dire, Sì. alla partenza, quando sulla linea di partenza, Il Patek poi esplode dopo l'asta, quella famosa dopo nell'89. dopo l'asta dell'89, però fino a quel momento, beh, ora c'ha che le mani cominciamo da quello, dai. esatto, partiamo dal più bello orologio, forse dal più bello orologio, a parte uno, che è l'Universal Tricompax. Il prossimo acquisto di Silvio, poi si farà vedere. Sì, Quale? Devo far vedere. sì. Quello. Ah, Quello che acquisterai al posto di quello. sai domani. Vediamo ora. Aspettate, vieni a dire. Aspettatevi. Questo qua praticamente è il Tricompax più bello perché è quello più grande. Parliamoci chiaro, torniamo ancora agli anni 80. Negli anni 80 non era così prestigioso avere una complicazione su un orologio grande, era molto più prestigioso averla su una cassa piccola. Già. Oggi, per contro, l'orologio di dimensioni grandi è un po' più bello. Poi Che poi al più polso, Che poi mamma che mia. appunto se te lo metti al polso, no, non per scherzi, voler fare ma è dei paragoni pazzesco. sciocchi, No, ma- però come esteticamente, come figura è come un Patek. Assolutamente sì. Perché te che cassa che ha quello. L'abbiamo anche veramente- detto più di una volta. Sì. Il signor Stern, attuale proprietario della sì, Patek è Philippe, con la vendita degli Universal negli Stati Uniti si è comprato la Patek Philippe. Sì. Non era solo rappresentante No, no, della veramente, Universal, però era la marca che vendeva di più fra tutte quelle che rappresentava. Perché Questo è elegante. Bellissimo. Questo è bello, questo è bello. cioè, una roba del genere. Questo è oro rosa? Oh, sta bene anche a piccolo l'olio. Sta bene capito? Rosa. Che ti sta male tutto. Questo è bello. Vero? No, poi È quello difficile una persona a cui sta male Quello questo. sì. Bello perché questo qui c'ha questo bordo laterale che sporge, È bello, che bellissimo. ce l'ha solo quell'orologio. E ti dirò di più, siccome l'orologio mi appartiene grazie a qui presente No, Peppino, no, è la verità, che io quando lo vedi non lo conoscevo così, a me mi incantò proprio questo bordo, Sì. che è più grande È molto degli bello. altri orologi, Larga molto. è anche più raro. Poi ci sono le rimesse su È quel anche, bordo. esatto, è anche più raro come Assolutamente. orologio, perché non è che ce ne sono tanti, che ecco, va Sta sottolineato. bene anche sto bracciale. No, quello lì era... No, veramente Sta da Dio, anche il tutto bracciale. Poi il bracciale d'oro. va sottolineato questo discorso del bordo, sia poi anche la Universal scatolina, Geneve. sì. Certo no, no. ti trattava bene. La Ma a me scatolina l'ho ti- pigliata a me. L'ho trovata dopo, l'ho Sta trovata- l'ho calmo trovata- Pietro, la figurati male. se Beppe mi dava una scatolina Infatti. così. No, se Ma c'era, neanche- ovviamente l'avrei tenuta. No, sarebbe Sarebbe mia. mia. Ma sarebbe mia. L'avrei Queste tenuta. scatolini qua Beppe non le vende neanche se li porti. No, se li no. porti l'orologio. Io gli orologi li ho sempre venuti anche abbastanza, credo, negli anni. pensa Le che scatole no. Però gli accessori, secondo me, li ho sempre reputati molto più rari dell'orologio stesso. Perché esatto. la gente, la scatolina di cartone, perché si rovinava, perché stava nella zona po' di umica, nella cartone, cassaforte. effettivamente. Di cartone. Lo mettevi in una cassaforte di quella a muro, questa qui, dopo 10 anni era gonfiata. Dopo 50 anni come questo qui era un affare da buttare via, la carta Lui cristallo. faceva un favore all'umanità. Sì. Capito? La mettevo via. Esatto, ma la so precisa io la so precisa al 100%, Degli ragazzi. amici, ragazzi, sono degli amici. No, siamo amici, sì, esatto. Sai che io devo fare una puntata sulle scatole del presidente? Si fa, eh? Sì. Ma perché c'è della roba? No, più che altro perché ci vuole 2 giorni. 2 giorni e non bastano. Sì.
Non mi fate votare le scatole, ragazzi. Non mi fate votare le scatole. Che No, pazzesco. comunque il Tricompax secondo me era veramente l'orologio, a parte nel 45 era l'orologio più complicato, quando fu fatto era l'orologio più complicato che era in produzione. I perpetuali non c'erano ancora da polso No. e quindi era in assoluto il più complicato perché oltre a giorno, mese, data, fase lunare, ore, minuti, secondi, c'era anche il cronografo che gli altri non avevano. No, questo qui all'infuori che la perpetualità aveva tutto. Aveva tutto. Infatti all'infuori della La perpetualità aveva tutto. perpetualità è un altro meccanismo in altezza. certo. La perpetualità diventa È molto più ma in complicato quanto è in perché... altezza? Comunque credo sia simile No, all'altezza. guarda, ma l'altezza no. non era poi esagerata. 15-18 forse è anche più- 15-18 ha lo spessore di questo. Cioè il primo crono Sì. perpetuale Lo spessore di questo Patek. qua. Dell'Angelus. Crono perpetuale calendario. Sì, sì. L'Angelus praticamente cronodato come questo ha la stessa No, identica. ma il mio è piccolo. No, non è piccolo, però di là C'è c'è la 28, perpetualità. 29, Sì. capito? Poi nel 45-46 l'hanno fatto Sì. una roba del genere. Quindi Bello però. questo un po' di anni fa. Quello è veramente un bello orologio, anzi mi spiace non averlo stasera perché Cosa? il suo amico Ma ci ha cosa? prestato il 15-18 Il 15-18. di Patek. Chi ce l'ha, tuo amico? Sì, ma non è andato in sì. banca a prenderlo, quindi Quello ragazzi. era la Va ciliegina, tenuto in diciamo. Quello perché- chapeau, quello esatto, chapeau, quello sarebbe stato... Ci anche sarà il perché- modo Anche per perché, sì, farlo no, vedere. sicuramente, anche perché messo stasera qua insieme al Tricompax, al cronodato dell'Angelus e al Rolex Dato Compax, diciamo che era il top Sì, sì. degli orologi d'epoca. Ci puoi aggiungere il padellone Sì, e lo stelline. Ma e lo stelline nella versione però, cassa ostia. ecco, sì. però personalmente a proposito dell'81-71 vulgo padellone, io te lo sai, te ne ho comprati due, ne ho avuti due, l'ho rivenduti tutti e due e non me ne pento. Per amor di Dio, bell'orologio, per amor di Dio. Però non ha, secondo me, con tutto il rispetto, il grip di questi orologi. No, è vero. Non ce l'ha, ragazzi. È vero, oddio, devo dire la verità, in quell'epoca lì però Silvio, alla fine andammo su altri orologi, cioè la moda virò su altri orologi. Sì. Forse oggi è tornata un po' verso quel... Ma quel perché tipo era di- grosso? Verso quella derivazione. Sì. Era grosso, bravo, bravissimo, era grosso, ma voglio dire, era molto più grosso di questo dato compact. Sì. Tant'è che si chiama padellone. Bravo, preferivamo questo perché come si diceva prima, la complicazione su un calibro più piccolo era più importante. Il padellone era un Tipo quello padellone. lì. Quanti ne hai visti di questi? No, di questa serie 47-67 Te non ne hai mai visti? no. È Quanti quello sono, lì sì? l'unico. 200 fra oro e 200 acciaio. pezzi, 200 pezzi fra oro e acciaio. Non è facile, tu ci vada A picchia a dentro. picchia dentro. Chiaramente parlando di orologi che sono rimasti sani, diciamo accettabili, perché questo qui è un tipo di orologio che veniva venduto per impermeabile, ma ci vuole l'ombrello. l'umidità Sì. era abbastanza, insomma, era abbastanza... Poi come tipologia di quadrante tende immagino Ma a diventare scherzi. tutto Poi pastato. lo vedi bene. Questa è stata un'eccezione a trovarlo in queste condizioni perché è un orologio del 1947. Sì, sì, sì. Quindi questo qui chi 47. l'aveva, chi l'ha comprato non ha mai, ci ha mai fatto nulla di cose. Perché poi L'ha questo usato anche orologio, poco. Da usare No. anche poco, sì, sì. questo orologio poi in Ma seguito, cinturino, è in tutto seguito bello. L'elastico ancora perfetto. Tutto bello. No, ma quello è cioè, il top. Poi il quadrante. guardate bicolore, Veramente bitonale. bitonale. Toglietemi la curiosità, hanno le tacchine quelle poste al contatore dei minuti. Sì. Sono tacchine A telefoniche. 3, 6, no. Telefoniche. Telefoniche? Telefoniche, perché una volta praticamente gli scatti, una volta Costavano l'ira di Dio. gli scatti, e gli scatti erano ogni 3 minuti. Esatto. Ah, sì che... Quindi che tu ci stessi 1 minuto o 2 minuti e 50 spendevi cambiava. uguale. Uguale. Per cui chi magari faceva una telefonata, dico era militare, faceva una telefonata alla fidanzata, Sì. stava bene sempre attento A non passare a non scatto. passare per non far scattare un altro gettone, una volta era a gettoni. Dovevi mettere un altro gettone, c'avevi 3 secondi e dopo cascava la comunicazione, per cui se ci mettevi un altro gettone ci ristavi altri 3 minuti, Certo. capito? Ah, E- Infatti sono più lunghe, cioè, quasi sempre sono più raccontami un lunghe. Quello anche sì. Te guarda in questo qui come sono evidenti, sono addirittura rosse. Raccontami un po', Silvio. Dimmi. Come l'hai trovato? Dove? Come? Perché? Allora, dopo te lo dico, volevo dirti che poi di questo orologio, Sì. di questo dato compact, negli anni 50 fino a tutti gli anni 50, hanno fatto delle altre referenze, 60-36, Sì, eccetera, eccetera. E fu denominato questo orologio dal momento che è Jean-Claude Quilly, esattamente. perché era
lui era fotografato in un advertisement di una reclame con questo orologio al polso. Che è lo sciatore. Un grande sciatore, grande oltre che un pilota. francese. Era, esatto, belga era, vabbè, insomma. Belga. E venne fotografato questo orologio, lo chiamavano Charles-Claude Key. Allora, queste altre serie di orologi, peraltro belli anche quelli, però hanno delle caratteristiche morfologiche differenti. E brevemente ve la accenno. Uno, partendo dal bottone di carica, questo qui ha il bottone di carica cosiddetto con il becco, perché naturalmente, come del resto gli orologi degli anni 40, perché questo è il 47-67, quindi è diverso qui. Cioè, Sembra quello del coroncione. esatto, tra l'altro. è differente, vedi? C'è la cesta che va fuori. Però. Poi c'ha chiaramente il bottone di carica con la... Piatto. Ci vedo male, piatto, ma con la più... No, questo la qui cosa dovrebbe svizzera. no, Sì, sì. questo qui dovrebbe avere Rolex Oyster e il più, E più, e tocca. che poi sarebbe la croce svizzera. La croce svizzera, sì. Però non c'è solo il più, perché c'era No, anche no, quello con no, il più no, e basta. no. Invece questo qui c'ha Rolex più. Un'altra la croce caratteristica è il quadrante, che è bicolore naturalmente e c'ha, come tutti spesso gli orologi degli anni 40, le ore col puntinate, no? Col svizzera. Esatto. E l'altra caratteristica di questo rispetto agli altri dato Compax è che ha i bottoni di rimessa molto più estroflessi, Sì. molto più grossi. Ok. Sì. E quello era anche più logico, perché se te lo fai a filo Carror è più facile che nella rimessa tu danneggi la Carror. Graffila. Primo e secondo, siccome te lo davano con una certa velleità di impermeabilità, più esterno era, più riuscivi a metterci dentro una guarnizione che avesse un po' Esatto, di tenuta. anche Quando poi ti avvicini di più alla cassa, infatti quando si parla dei modelli come il Tricompax, sono vicini alla cassa, non li senti neanche passandoci, ma perché questo non è assolutamente impermeabile e qui non c'è una guarnizione da nessuna parte, quindi se dici Piove, piove è un problema. vedi il Meglio vapore, levarselo. vedi il vapore sotto. Ecco. E poi ti rispondo, poi questo, l'ultima caratteristica, che rispetto agli altri, quelli degli anni 50, l'ha fatto fino al 59, salvo il vero, Sì, questo mi sa orologio. di sì. Ma forse lo Anche trovi dopo- anche, Sì, Grazzolei, c'è il Grazzolei, bravo, quadrati anche dopo i Grazzolei. primi anni 60, boh, Sì, ma sono rimanenze. rimanenti. sai. Ecco, Non è questo che qui ne vendono- non ha l'antishock, quindi è proprio un orologio degli anni 40. Sì, quindi diciamo, Dove lo trovai? Ti racconto dove lo trovai. L'ho trovato da un nostro carissimo amico che purtroppo non c'è più, che si chiamava Alessandro Fabiani, che era, oltre che un grosso commerciante, anche un collezionista. E allora, come Beppe, sì. Però Sandro Fabiani era ancora più vorace di Beppe, nel senso che quando una cosa gli... No, è vero, Vorace. quando una cosa gli piaceva non prendeva, smontava. E un giorno io capitai così, insalutato ospite, perché non mi aspettava, come facevo sempre, capitai nel suo negozio a Forte dei Marmi. E ce l'aveva lì sul banco. Io lo guardo, dico, puttana miseria, che orologio. Gli faccio, sai, che orologio è? Fa. Però mi ferma, mi fa. Questo non lo vendo perché è per me, è mio. Vabbè, ho capito, dico, no, me lo parlamene. E lui mi dice, guarda, questo qui è un 47-67, primissima serie, fatto Fatto quando andava. nel 47. Si chiama 47-67 per quello. E ne hanno fatti fra oro e acciaio, io non l'ho mai visti d'oro, 200 pezzi. Ti dicevo che ti devo dire, io ce l'avevo il Io dato tutti i Compact. giorni ti venga a Ce l'avevo il dato tutti i Compact. giorni, da ora. Fai tuo, però da tutti i giorni. Sì, più o meno dai. Io ce l'avevo il dato Compact, ma ce l'avevo uno più moderno degli anni 50. sì? Sì, ce l'avevo io. Non lo ricordavo. Sì, Ce l'avevi già, sì, ma forse, vabbè, ce l'avevo già. E gli disse a Sa, cambiarlo no, eh? Disse, per l'amor di Dio, ti che è mio, se è mio che cambio. Vabbè. Insomma, morale della favola, brigai, cos'hai, eccetera, però come tutte le volte che mi sono successe queste cose qui, che è una mia malattia che si chiama collezionismo, no? Perché avevo l'idea fissa. Ragazzi, mi scherzo, ve lo giuro, tutti i giorni ci pensavo. Ma non è una barzelletta, No, un modo di dire, oh, io che ti conosco lo posso dire. ci pensavo tutti i giorni. Allora dico, ora devo vendere il mio. Chiaro. E insomma trovai da vendere il mio. Io ti parlo di 30, 50. Rischioso perché lui non ti avrebbe venduto. No,
però sapevo Chi fosse. che se ci andavo con i soldi, prendendolo in un momento magari così, forse, sai, e fu che... Sarmò, partì armato. Poi dopo feci un'altra mossa. Andato all'armaiolo. Gli facevo vedere ogni tanto dei miei orologi, me li mettevo, e a un certo punto ce n'era uno che a lui gli piaceva particolarmente. E io dissi, ora si fa così. Dopo un po', sempre passando i mesi, e gli dissi, oh, sa, ma quel dato Compax, sai, sì, fa il mio, sì, tu. Proprio tu. Proprio tu. Se io ti dessi una differenza a soldi, ce li avevo, no? Perché avevo venduto quell'altro. In più ti do questo orologio, che non mi ricordo qual era un orologio mio che a lui Mi capava. piace. Ah, mi stiamo avere via, ci si pensa, ma il mio, insomma, morale della favola me l'ho detto, perché poi c'era un affetto. Quei no che sono sì. E poi però, a dirti la verità, mi piace un sacco anche questo. Questo qui è un Angelus, il modello è il cronodato, quindi il modello cronografo condatario senza quindi la fase lunare. Un orologio che di una marca non ha avuto una grandissima, diciamo, È bello. vendita in Europa, però in America era uno degli orologi più venduti. Tra l'altro molto più apprezzato in America che in Italia e molto più che in Svizzera, in Germania, dove questo tipo di orologio. In Germania però sì, in Germania se ne trovava ancora tanti. In Inghilterra dove l'hai pochi. Da Beppe. Vabbè, E te Non dove me l'hai dato? non li ho e dati. te dove l'hai trovato? In Inghilterra? In Inghilterra. Oh, In È il Inghilterra, ma- dubbio. Guarda, Inghilterra, Chi te l'ha ma- portato? Giacomino. Giacomino. Questo non mi ovviamente- preoccupi, non te lo ricordi? No, questo non me lo ricordavo. Accidenti. Questo non me lo ricordavo davvero. Tra l'altro bellissimo per le condizioni, c'è un quadrante, ma è splendido. No, poi c'è questo qui, fra l'altro, Ma che anno l'avrei preso? Anni... 20 No, anni fa. in che anno l'avrei preso? 20 anni 20 fa, anni fa, 20 anni fa. 85, 85. Che cazzo. Ma questo qui, fra l'altro, è 85 e 40 anni fa. No, ma l'ha preso negli anni... sono inizio anni 90 allora. vabbè, 35. Sì, 35. E questo, una, Il tempo una- passa, una delle... Questi sono qui apposta per misurarlo. No, non è che... No, una delle cose un pochettino obsolete di quell'orologio lì è che si trovano normalmente d'acciaio e laminati. Esatto. Acciaio e oro, questo qui è tutto oro. Questo è tutto oro, 18 È carati. più difficile, 18 gradi, è più difficile. Raro, proprio perché è d'oro 18 carati. Si trovano pochi pezzi di questi modelli qui. Cioè se rompi qualcosa di questi, No, no, la è- difficoltà Ne abbiamo una ne riparazione. abbiamo una riparazione da un po', peraltro. No, queste qui erano famose le svegliette, no? Pendolette, Angelus, infatti, no? infatti. Chiaramente. Addirittura il Mandapolso, cioè. movimento del primo Panerai, Cioè, è quello che c'ho io. bugia, non del primo, del secondo Quello Panerai, che c'è del Rolex. primo era Rolex. È quello che c'ho io l'8 giorni di Del carico. secondo, quello 8 giorni, era un Angelus. Infatti era molto più conosciuta, diciamo, per le svegliette quella marca. Infatti ci sono i svegli quelli belli. Ti ricordi che Vabbè, bellissimo. Giuseppe, no? Sì, Quello- sì. Totaro, c'ha una bella. Sì. Che l'ha Ricordo, rifatto, una Angelus. sveglia. Sì, che non sbaglio anche con la temperatura. Ma è quella a cubo, è il cubo girevole. No, non è il cubo girevole, secondo No? me è una facciata Ah, è per- vero, è quella tutta affacciata con tutte quelle le varie varie... finestrelle. Ricordi? Il cubo cinevole l'ho preso io da te. Sì. Ce l'ho quello. Sì. Bello Diciamo che quello. quello è bellissimo, lei sembra proprio una cornicina con tutte le... Bello. Il cubo Bello cinevole è quello, bello. bello, Bellissimo. bello. Bellissimo, infatti, perché poi quello è sempre stato grande, Mm. cioè mentre la Universal cercava anche Ecco un il diametro discorso. piccolo, loro grande, era sempre E grande. la marca era svizzera? Svizzera. Certo. Tra l'altro c'è una storia che non me la ricordo esattamente, comunque ve la accenno. Il discorso del nome Angelus. I primi Angelus da polso avevano come stemma una campana, proprio una campana. Perché sì? Perché i proprietari di questa fabbrica erano, diciamo, particolarmente religiosi. E a un certo punto loro, diciamo, fecero il contratto di registrazione, Sì. no? Lo fecero non so dove, Di probabilmente... solito lo facevano nella città più o meno Nella città più- capoluogo di dove operavano. E in quel momento che fecero questo contratto, questa registrazione, insomma, suonò l'Angelus, no? Che naturalmente è... E allora uno di Il questi... campanile della chiesa. Sì, Sì, C'era un è un tipo un di... tipo di suono della campana. Della la campana della campana chiesa. di un ok. orario particolare, l'angelo. Ah, ok, l'angelo, non quello mi del ricordo. Papa.
No, Cioè, no, quello- no, proprio no. una preghiera. Una Sì, preghiera sì, della sì, giornata. ok. Esatto, era una preghiera. Sentiva che incominciava Era a una pregare. preghiera che nel salterio ti diceva le varie fasi del giorno, no? Esatto, Serviva sì. anche a loro inizialmente serviva anche per scandire le ore, no? Sapevano, ora non mi ricordo, direi delle balle a che ora è l'Angelus, ma insomma, vabbè, questo non c'entra niente. La cosa divertente è che loro misero nome Angelus proprio perché in quel momento sono l'Angelus, essendo loro delle persone credenti, dissero che l'orologio si chiamerà Angelus, e infatti... Come e il c'è- nome Angelus. sì, Sì, non era male. e c'era Cioè, inizialmente... proprio come Sì, no, suona suona molto bene. bene. Fra l'altro ce n'è uno di questi orologi qui che è abbastanza raro, che ha proprio il disegno della campana su tutto il quadrante. Ed è, non è però un calendario, è un orologio... Solo te. In realtà Solo te. nel marchio Angelus, se lo guardi sembra un po'... Sì, esatto, della chiesa. esatto. Cioè, come si chiama? Non so come si esatto. chiama. La facciata della chiesa. No, il timpano. Il timpano, bravissimo, il timpano di una chiesa, esatto. È vero, sì. La parola Angelus è racchiusa nel timpano. Sì. Che infatti è uno dei Religiosissimi, quindi. Sì, Religioso. Sì. Era uno dei modi, fra l'altro, stati quattro. di vedere le ristampe di questi orologi qui, perché quella forma, diciamo così, a timpano è tipica dell'Angelus, e quindi quando vedi ristampati da lì lo vedi abbastanza rapidamente se è ristampato o no. Quindi quando lo ristampano non ce lo fanno? Ce lo fanno, ma si nota. No, spesso non ce lo fa. Spesso non ce lo fa, Non ce lo però fa, si c'è la scritta nota. Angelus normale. Poi passiamo ad un altro universal. Allora, chiaramente gli orologi di cui abbiamo parlato finora è tutta roba che va dagli anni 40 fino agli anni 50. Diciamo che il più giovane era, diciamo, l'Angelus, che è degli anni 50. Sempre negli anni Si 50... spoglia. No, sempre negli anni 50 l'Angelus, si parlava prima della misura, l'Angelus aveva questa dimensione, la Universal tirava a fare orologi più complicati, quindi su meccaniche più piccole, e questo qui che era con giorno, mese e data, senza la parte cronografo, te guarda che dimensioni piccole. Era anche più prestigioso meccanicamente. Certamente, infatti la Universal di gradino era superiore rispetto all'Angelus. Perché? Perché riusciva a farlo con meccaniche molto più piccole. Che è 34. Esatto, Secondo me secondi anche meno di grandi, 34, datario grande. Secondo me anche meno di 34. Forse. Sì, Sono saranno 33. 33, vabbè. Sì, sì. Questi li trovavi in oro, in acciaio, laminati oro. anche. Ma questo Laminati discorso oro. qui mi fa venire in mente, come cenno storico, al famoso discorso del portoghese di Vussì. Di così, sì. Vussì fu richiesto dalle colonie quando il Portogallo aveva le colonie, un orologio grande per via della spirale, Esatto. per le temperature molto calde, se no un orologio piccolo a quei Perché tempi. poi il portoghese Vedeva. era venduto a gente che cioè, aveva piacere di avere l'orario veramente preciso e affidabile. Gli orologi piccoli, qualche difetto lo avevano di più in quegli anni. Infatti aveva un meccanismo da tasca. Bravissimo. Loro si fidavano di orologi da tasca, della generazione quindi precedente, e dentro l'orologio da polso vollero il meccanismo dell'orologio da tasca, quindi il calibro dell'orologio da tasca. È il discorso che qui poi dopo, evolvendosi la meccanica, sono stati fatti questi orologi più piccoli. Esattamente, Che esattamente. poi fra l'altro dirò che quando io cominciai negli anni 70, 80, 70, l'orologio piccolo era molto di moda. Sì. Io mi ricordo che uno dei primi orologi che comprai in Svizzera, che era un Donna di Rolex. Donna di Rolex, ma infatti era Rolex da donna era l'orologio in assoluto più venduto. E lo sai anche perché? Perché l'avevano visto a quei tempi, i gossip, i Certo. cosiddetti gossip sulla Costa Azzurra, Esattamente. i vari playboy, no? Bravissimo. Gigi Rizzi, tutta Alain Delon. Alain Delon, Portava- infatti anche Cartier. Certamente, Alain portavano De- questi orologi, eccoli, i Piaget, i i Cartier, eccoli. cioè questi erano orologi che in quegli anni erano il top, Il massimo. da uomo. Il massimo. Oggi sono orologi piccoli da donna. sì. pratica. Sì. Anche nella misura classica un orologio da uomo è un orologio che oggi è da donna. Sì. Quindi siamo... Sì, sì. Era Devi proprio, un po' tipo erano il mio proprio piccolo. c'era proprio come ora c'è la ricerca della dimensione, a quel Certo, tempo c'era la ricerca della l'opposto. dimensione ma Piccolo. opposta. Aveva anche un Molto senso piccolo, perché è più certo. difficile fare cose piccole, quindi L'orologio complicazioni. piccolo. Da piccolo, no. Sì. Un orologio piccolo da piccolo. Da piccolo, no, è troppo piccolo anche per me, però... No, rispecchia un'altra epoca. Ma però Cioè, oggi guardandolo oggi forse
per un po' di nostalgia, che ne so, che io ho, perché purtroppo c'ero già a quei tempi lì, frequentavo già questo mondo e non mi dispiace. Grossi collezionisti del mondo che si vedono spesso anche fotografati, specialmente di Cartier, di questa roba, insomma, ne collezionano e ne portano ancora tanti, quindi vuol dire che alla fine... Qui messa al pozzo, lascia perdere, ha suo perché. Mica brutto. Ragazzi, su. Poi, è vero, cioè, uno è anche un po' anacronistico una cosa del genere, abituati magari a orologi diversi. Non lo è anacronistico, però ha un suo perché. Una volta che hai voglia secondo me, di eleganza. Di eleganza, insomma, ha un suo perché. Più elegante di questo. Ma è fuori, quando finiscono gli anni 50, che cominciamo ad arrivare agli anni 60-70, non si perde la voglia dell'orologio complicato, tant'è che la stessa Universal negli anni 60 tira fuori questo tricompass con cassa acciaio, cassa a vite, pulsanti a pompa, vedi le rimesse qui sono già più esterne perché deve essere impermeabile, quindi cassa impermeabile, guarnizioncina, pulsanti a pompa e le stesse caratteristiche di questo, cioè giorno, mese, data, fase lunare e 3 contatori del questo è anche più prezioso, come costi in sé. Ma perché? Pulsanti a pompa. Esatto, devi avere una cassa impermeabile, quindi serve una cassa che sia... Sì, questo è bello, Questo sarebbe tuo? Sì. E sarebbe suo sindaco, quindi... No, vabbè, lui c'ha questa, c'ha mica... Ti ha fatto tutti i complimenti, ricordi Parma? Sì, Beh, no, ma questo è è solo Cintolino che lo cambia. Questo esisteva così e anche... Lo sai che Beppe con Cintolini non ci vince o ci pareggia, lo sai, no? Allora, però qua... Ma non mi viene il dubbio che sia il vostro di questo? No, non mi viene neanche il dubbio a voi. Benissimo. No, è anche ti dirò di più che su quel meraviglioso orologio che avevi al polso prima. Quello ti ci piaceva? Sì, ma non ce l'hai messo, te l'hanno detto qualcuno, dai, mettici questo. No, guarda, no, caro, no, assolutamente no. Qua ci sta bene comunque. No, a me non mi piace, però non mi piace il Cintolino. No, così è tipo da militare come Cintolino. Sì, infatti. No, ma non è solo da militare. No, ci sta bene. Anche da riformato. È sempre militare. Anche da firmaiolo, anche da firmaiolo, quelli che facevano la rafferma. No, comunque ecco, torniamo agli anni 60. Negli anni 60 questo esisteva sia in questa versione ma anche con la ghiera nera. Ti ricordi la ghiera tachiometrica? Ce l'ho avuto io. Te ce l'hai avuto? È stato uno dei primi che compravo. Però posso dire che questo è più bello. È più bello questo, a me non piace la ghiera tachiometrica. Allora, quello lì con la ghiera io lo comprai da lui, lo tenni per un po' e poi glielo detti indietro perché c'ha delle sfere e tutte le volte che lo guardavo mi pigliava le dritte. Erano veramente brutte. Ma costa, è costoso. Grossissime, sai, larghe, ma fatte con l'accetta. Proprio troncate, brutte. Quelle brutte. Sì. Madre di Dio. E da lì dove arriviamo? Alla fine poi arriviamo a orologi con caratteristiche decisamente sembra un armadillo. Questo è bello, qui, no, questo è un orologio particolare. Non è armadillo, lo chiama armadillo? Sì, l'armadillo è il bracciale. Questo qui praticamente ha lo zenith e spada, che lo trovi anche come movado. Sì. Trovi sia come zenith che come movado, identico, perché il brevetto è lo stesso, l'orologio monta già il primero dentro. Lo porterei. Lo porteresti? Ah, bello quello. Ma quello bello. Però d'inverno, Non ti piace te, Steven? No. Davvero no? No. Per nulla. Ma non puoi saltare a pie pari Steve tutti gli anni 70. Gli anni 70 devo dire 70, che... scusami, io mi prendo le toglie anni 70. Scusami Steve. Non è brutto. Però se parti dagli anni 40 e arrivi fino agli anni, diciamo, 60, più o meno l'orologio rimane più o meno quello. Certo. Anche orologi complicati. Quando sono arrivati gli anni 70 è stata una rivoluzione per gli orologi. Gli orologi nati negli anni 70 sono rivoluzionari. Per quanto riguarda il design è stato rivoluzionario, più o meno belli. Non solo negli orologi. No. Le macchine, mobili, casse. Te prendi l'Omega Anakin Skywalker. Ma te guarda solo l'edilizia nelle casse. Te lo porteresti. No, porterei anche io quello. Anch'io. Sì. L'unica cosa che ti dico è il peso che è grosso. ti dà un po'. Lo senti al polso. Il fatto che si presente mi piace, però non mi piace proprio. Di quest'epoca esiste anche lo stesso orologio che è il Defi della Zenith, che è senza le complicazioni ma con la stessa identica cassa. Te ce l'hai? Io c'ho anche il Defi Gauss. Il Gauss è rarissimo, una volta si fa la puntata sui Gauss e quello lì è uno degli orologi più rari. Il Gauss è veramente raro ed è allo stesso livello come tenuta di Gauss del Rolex. C'era l'Eberhard
Sì, è da tempo. Non so come si aggancia. Zenith, Ah no, si aggancia no, perché no, E te ne dimentichi no, un'altra. dico, Potrei subito. poi il Gauss Sì, sì, sì. ovviamente E? Lo Scientigraph, no? No, Scientigraph. Non è quella Scientigraph, Everard. quella- Guarda vedere L'abbiamo chi ci detto, arriva. l'abbiamo detto. Guarda vedere chi ci Io arriva. non ci arrivo di sicuro. Sarei. Scelte, l'ultimo dei... L'ha venduto lui. L'ha venduto lui. Oh, Marino. Ma torna al computer, io No, cosa mi ma devo sei anche un po' dimenticare? rimbambituccio. Assolutamente Un po' sì, rimbambituccio. assolutamente sì. Non lo sai Lo chi so è? io, ma io lo so il perché. Ma Sì, non però si io può gioco Di a che dire. calcetto, marchio? tu invece salti anche domani l'altra sera. Sì. Se ti dico il marchio, ti dico tutto. L'ha venduto lui, che è un orologio meraviglioso. E il secondo Gauss me. anche quello? Cioè contro il magnetismo? È il 666. Ah, hai ragione, Boh, hai ragione. boh, e quando l'ho dorto io? Sugli orologi. L'ingegnere, Quello lì è un orologio L'ingegnere della meraviglioso. Punto e basta. assolutamente sì. Quando si fa la puntata sui Gauss, Quello quello si lì ci fa, va messo quello è interessante. in assoluto. Il 666 lo sapete qual è, Sì, no? quel Tra l'altro, bellissimo il Luciano. Da poco però. Sì, Sì, è non è stato, tanto è stato bello. l'ultimo che ho preso la Veppe. È un orologio molto interessante perché prima di tutto è degli anni 50. In seconda battuta ho avuto la fortuna, grazie a lui, di prendere un esemplare particolarmente bello perché è perfetto. È bello, quello è veramente bello. L'orologio. Poi c'ha il bracciale, è bello vero quell'orologio lì. È il 666, quindi Sì. è un Gauss. Sì, sì, è un Gauss anche quello. Ingegnere, Hai ragione, hai ragione. E questo è magnetico? Questo è No, coso che questo abbiamo... chiaramente è Questo qui, per l'ultimo- esempio, è da piccolo Lord. No. Questo. Ah, quello sì. No, Questo è questo piccolo no. Lord. No, questo no. Oddio. Però c'è scritto No. Patek te, quindi ti calma per forza, no? No, non Ma da funziona piccolo Lord così. nel senso lo pigli in giro o sei serio? No, Entrambe le Il cose. personaggio è lui, per il piccolo sono Lord è le lui. solite, cioè lui è A lui l'eleganza, piacciono no? gli orologi eleganti. Ecco, diciamo che qui si vede che a tutt'oggi le marche di un certo livello hanno mantenuto, Questo l'ha di fatto. esatto, hanno mantenuto diciamo la voglia di costruire orologi con un calendario. E quello devo dire che somiglia un po' come, Vabbè, al come il polso quadrante, fa un il quadrante bel scientifico effetto. Sì, del però Patek. scusa, abbi pazienza. No, ma scegliere scegliere C'è questo. paragone, sì. Sì. Ma tutti scegliamo. la differenza di però prezzo, ragazzi. Noi abbiamo anche un altro, secondo me, un altro prodotto. A noi ci piace Sì. andare lì Sì. sempre. No, il vintage Sai, ha un altro fascino. sì, Però poi questo dopo- secondo me, io dico che tra i moderni è il calendario Sì. annuale più bello. Poi si può scegliere anche l'altro quadrante, Però- che è molto bello. Sì. Facciamo un ragionamento, ragazzi. Scusate, va benissimo, sono d'accordo, è un orologio importante, prestigioso. Oh, porca miseria, più di così che si deve fare. Bello, massiccio, tutto quello che ne voglia. Però se si guarda, questo orologio, contrariamente a quello che stavi dicendo prima degli anni 70, che hanno rivoluzionato Cioè, tutto. non ti dice nulla. Dai quadranti. No, Ma perché Pietro? Per il semplice fatto che il quadrante è un quadrante ripreso dagli anni Scimmiotta 30. Scimmiotta Dagli anni 30. Esattamente. Lo scientifico degli anni Poi 30. qui, secondo me, dal mio punto di vista, La complicazione che è nuova. perdonatevi, l'hanno un attimino peggiorato rispetto a quelli degli anni 30 che ci ha messo questa Però finestra. considera che questo è l'annuale deve avere il datario così. Ho capito. Beh, Io- oddio, non lo so. puoi anche averlo diverso. Però Patek, cioè, perché da poco c'è questa complicazione, tipo Lo nel so, 99, lo so, 98. Però io ti dico- io ti il parlo- datario a finestrella. Io ti parlo esatto, ti parlo dal punto di vista estetico. L'estetica, la filosofia estetica per me è Sì, quella sì, che mi ha sempre guidato, l'ultimo. anche la scelta degli orologi. Qui Questo, è l'ultimo. quello. come dici? In questo secondo tavolo lui è qui, l'ultimo, dove quello si che mi piace sceglie io, è meno. l'ultimo. Anche io, guarda. L'ultimo, Uguale, uguale, uguale. l'ultimo. Uguale, uguale. No, io Perché- no. A me Cioè, quello un po' meno è questo qui. ti piace meno? Cioè, però è sempre prima Certo. di questo, Cioè, tutti No, piacciono questo più di secondo quello. me Sì, perché obiettivamente te- Guarda il prezzo, no, ma Ma guarda te il prezzo, no, ci ma sta, non il c'è, prezzo. non ne vedi, facciamo no? Cioè, questo fondamentalmente la sera strana, la giornata particolare, Vero. me lo porto. Sì. E questi qui sostituiscono sempre questo. Cioè, per me non, per bellezza e per piacere. Ovviamente sì. Sai, è una questione di punti di Non ci vista. fa nulla, gusto. Io per esempio, no, stupidamente, ma insomma, comunque metto a volte ogni tanto quando c'ho un orologio al polso che lo cambio, lo metto su Instagram. No? L'altro giorno un ragazzo, un certo Caramelli, mi ha stupito perché mi ha scritto un commento e mi ha detto, sai, ti dirò che hai gli stessi miei gusti, no? Che è come ce l'hai te, e anche lui, gli stessi nostri gusti.
Che ora, per esempio... Io no. Te no. No, Ma è vero, ma è giusto, cioè. Ma è normale. Ma non è mica detto che te tu l'abbia è Credimi diverso, che è diverso. l'età, secondo è me, diverso. sui Tanto, gusti A assimila me l'oro tanto. non mi piaceva niente. Ora invece No, mi piace. anche a me piace tantissimo. Ma nel senso che ho cambiato gusto. Magari te cambiate gusto che ti piace da meno, forse. Capito? Te ora non ti sembra neanche possibile. No. Magari. Non per nulla, ma per esempio io quando ho visto questo orologio qui, che pure rispetto a questi, poverino, no? È una Cenerentola, perché è un Vulcano. No, ma Però è un non orologio lo che a vendo. me mi ha fermato un po' questo orologio. C'è quando dici, Dio, ma non lo voglio. è vero, ma Mi garba a questi, poi mi fai vedere un'altra cosa, ti dico sì, ok, sono va bene. meno ecco. attratto. È come questo, se me lo regali Cristo santo lo piglio, ci mancherebbe che altro. Però se mi devo mettere lì a No, se comprarlo, te mi devo dici pensare- scegli, capito, un orologio qui, questo non lo scelgo. No, Io nemmeno lo io, trovo no, anche nemmeno io. bello invece questo qua, però Te lo sceglieresti su questo capisco, sì. Su questo tavolo ne devi scegliere uno, scegli quello? No, se ne devo scegliere uno, no. Se ne devo Ne scegliere devi più di scartare uno, uno? scarterei anch'io questo, perché purtroppo ad oggi come misura è un po' fuori, Beh, diciamo, certo, la perché- moda attuale, e quindi sicuramente questo sarebbe quello che scarto. Gli altri mi piacciono tutti, questo non lo metto ultimo. Cioè, secondo me, Cioè, il è mio chiaro, gusto- forse è questo ultimo. Bravo. Però, te lo ripeto, questo qui è un... Questo è ultimo perché è troppo avanti, È capito? Questo togo. qui è troppo. Cioè, alla fine, che senso ha, se uno la va a vedere bene, un orologio così sportivo con calendario completo, Sì, fasionale e tutto? Lo capisco su un orologio classico, su un orologio sportivo se ne può fare anche a meno. Quello, secondo me, è un po' più centrato come modello. È anche l'unico moderno di tutti, eh. Bravo, infatti. Se doveste scegliere un solo orologio tra questi, quale sceglieresti? Silvio? Vabbè, Parto però io? così non vale. Questo, Addirittura. lo Zenith, sì. Lo Zenith. Mi piace molto. Io sceglierei Le l'Universal, il Tricompax, questo qua. Spada Tricompax, Pier? Io questo. Oh. Ok. Vabbè, L'avete levati voi, eh. Sì, vabbè, ok, ma quello fuori. Questo è bello, però se io- levate ne sta visto poi. Ma si parla esteticamente. No, io l'unico. Sì, Esteticamente è sicuramente. bello. Mia brutto. Però tra i due è fatto, questo. il brutto è fatto diverso. Questo è più bello. Cioè, a me piace più esteticamente. Ma a me piace anche l'Angelus, Non si parla di Sì, sì, no, di quello che no, Se si parla di valore è beneficio. no, no, beh, è questo. finito il discorso. Si parla di valore prima Però è io vero, lo sai secondo- perché dico anche questo, io mai visto. No, quello no. Mai, Ma li Sapevo vedrai, neanche lo come vedrai fosse. anche poche volte quello orologio. Sono già contento di averlo visto. No, oh, per Bacco, quello è poi Comunque dovessi scegliere al secondo posto, però ragazzi metto questo. No. Sì. Io sì. Io vado da Silvio. Non mi piace l'orologio. Io vado qui al secondo posto perché almeno ce ne avrei due. Sì, Avrei due fatto- di tempi diversi sì, ma con lo stesso concetto. avrei fatto quello io. E quindi... Beh, però Comunque questo- ogni volta non ci tiriamo. Questo discorso ultimo che ha fatto Pietro, guarda che è un discorso giusto, perché sono due orologi Assolutamente. che sono Lontani. 40, però da 30 anni di distanza con lo sì, stesso sì, concetto. vero, è verissimo. Quindi, però ci fate sapere anche voi che ne pensate. Sì, pensare, infatti. esatto. Ognuno dia il proprio gusto, Esatto. quello che piace di più. Senti, E analizzeremo. Alla prossima. Signori, Alla prossima. grazie Silvio. Grazie, no, sì. grazie a voi, Grazie. ragazzi. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.